Continuiamo amici la nostra passeggiata per Lubecca. Faccio vedere che mi sono fermato veramente un paio di minuti, mezzogiorno e 2, mezzogiorno e 3 e adesso continuiamo. Devo dire che anche qui comunque ci sono alcuni homeless per strada, 3 sono davanti da me, 2 ce li ho dietro. Comunque a noi questa cosa fa dispiacere, ma non possiamo fare niente. Continuiamo, prendiamo la zona a sinistra, poi in fondo gireremo a destra e ritorniamo su. Qui abbiamo qualcosina di aperto per il discorso dei turisti. Ci saranno sicuramente anche degli italiani qui a Lubecca. Però quelli che vedo, i locali che sto vedendo, di pizzeria così, sono tutti quanti di stranieri. Forse Lubecca sarebbe, secondo me, magari sbaglio, una città da visitare luglio, metà luglio, agosto, quando comunque le temperature sono un po' più alte, dove magari le giornate c'è più sole, oppure magari beccare 2 o 3 giornate di sole. Però è pieno di kebabari. E dicevo, scusate, bello questo palazzo qua, bello. E magari in giro c'è anche più gente, c'è più vita, e poi oltretutto magari organizzarsi qualcosa da saper vedere. Io ripeto, non so niente, non ho preso spunto di niente, sono arrivato e parto. So che Lubecca è famoso perché questo qui è un porto che portava le navi del Mar Baltico in Finlandia e in Svezia. Però voglio farvi vedere, ragazzi, che c'è un altro kebab qua. Quindi Lubecca, dicevamo, è famosa per questo porto, perché c'è il porto che portava le navi mercantili in Finlandia, in Svezia, quindi nel nord d'Europa. Però c'è una cosa che non mi piace di Lubecca, e cioè le campane, che nel giro di 20 minuti, 30 minuti hanno già suonato 4 volte. E se è così tutti i giorni, tutti i santi giorni, capite anche voi che non è assolutamente bello. Oh, Joker, fa imbalzare. Ogni palazzo è diverso dall'altro, è troppo strana questa città. Tanti caffè in giro, piccoli supermarket. Слушай, такой вопрос. Caffè a destra e a sinistra. Ristorante greco anche qua. Vediamo se Dionysos. No. Questo gioco è veramente, cioè, te ti fanno sindaco di Lubecca.
qui un altro, minchia ragazzi, scusate la parolaccia, un altro kebab. No dai, qui secondo me ci sono anche altri intrallazzi, dai, qui ci sono altri intrallazzi a Lubecca, troppo kebab. Ciclo viaggiatore. Vuoi fare vedere anche qua? Scusate ragazzi un secondo, real life, questo è veramente real life. Oh, guardate questi dove hanno parcheggiato il camper. Questi sì che sono proprio in centro. Allora, io direi di andare avanti ancora per la città di Lubecca e poi dopo là da qualche parte gireremo a destra. Negozio di tatuaggi. Joker, dobbiamo farci un tatuaggio di questo viaggio. Wow, dovremmo farci davvero un tatuaggio per ricordare questo viaggio. Questo palazzo è vecchio, questo palazzo secondo me ha degli anni. Di fronte abbiamo un lago, là abbiamo un ponte, qui abbiamo un laghetto ragazzi, che passa, bellissimo qui ragazzi d'estate è bello. Allora, là sicuramente ecco è un posto dove forse si può fare il bagno, bellissimo girare così alla scoperta della città. Ora noi non andiamo giù perché altrimenti il video diventerebbe di 7 ore. Allora, qui abbiamo, ragazzi, ristorante italiano. Allora, Peroni Nastro Azzurro, San Marco, Birra Moretti, vediamo seppia alla griglia, pesce e spada, risotto, benvenuto in Sud Alien, osso buco, filetto di pesce e spada, bistecca con crema di parmigiano, gelato al forno, granita alla siciliana. Questo potrebbe essere un locale italiano. Forse abbiamo trovato un locale italiano a Lubecca. Anche le scritte, vediamo i prezzi, gamberoni alla griglia 30 euro. Paccheri alla norma 14,50 euro. Culatello di zibello 18 euro. Pappardelle con crema di parmigiano e funghi porcini 16, linguine allo scoglio 17 euro. Allora da lì crema ristorante e pizzeria San Marco. Sì, forse abbiamo trovato un ristorante italiano ragazzi. Allora qui ragazzi c'è il ponte dove si esce, io direi quindi di optare e tornare indietro.
oppure no. Dai, andiamo a vedere fino qua all'incrocio cosa c'è, siamo troppo curiosi. C'è anche il cinema, ragazzi, c'è il cinema a Lubecca, c'è il cinema a Lubecca e il gelato non è italiano. Arriviamo fino qua e vediamo cosa c'è. Allora, si può salire nel parco, ma noi non vogliamo. Oppure ecco, da qui diciamo si esce. Purtroppo un'altra signora che penso viva in strada. È davvero un peccato vedere queste cose. Ma noi amici giriamo, torniamo indietro e andiamo verso il centro di Lubecca. Vedete, da là si sale, perché ricordatevi che c'è anche il parco in alcuni punti, se vi ricordate la mappa. Però noi vediamo, ragazzi, il centro di Lubecca. Questo parla con quello. Quindi ragazzi, se venite a Lubecca, venite al cinema ristorante San Marco Cucina. Ecco il lago, ecco dai, qui d'estate, dai, qui secondo me d'estate è bello passeggiarci, è bello venirci. Secondo me Lubecca, ripeto, è una città che va visitata a luglio e agosto e poi magari dicembre se ci sono i mercatini di Natale, ecco, se l'atmosfera natalizia, cioè si sente, se è viva. Allora, io qua, un po' più avanti, avevo visto anche un negozio di biciclette, quelle pieghevoli, che non sarebbe male. Però, come ho detto nelle storie di Instagram, se non mi seguite ancora, ragazzi, fatelo, perché praticamente oggi ho prestato il crick a un camperista che gli serviva e abbiamo scoperto che il mio crick, dopo una certa altezza, si blocca e gira vuoto. Purtroppo la vite è filettata, la vite è rovinata e quindi gira vuoto. E quindi col fatto che io adesso, dopo questo video, questa sarà l'ultima città che tra virgolette visiteremo prima di arrivare a Capo Nord, dopo questo video, dicevo, io partirò e andrò diretto, spedito fino a Capo Nord, per poi dopo fare il viaggio all'incontrario, quindi da Capo Nord scenderò, andrò a visitare Stoccolma, Oslo, Copenaghen, tutte le varie città fino a scendere al sud della Spagna. Ma il problema qual è? Se mi dovesse, speriamo di no, succedermi qualcosa, comunque già il viaggio di per sé, nel senso magari rimanere a piedi, bucare una gomma, già il viaggio di per sé non è economico, quindi già lì bisogna valutare, perché siamo andare e tornare da qui a Copenaghen, a Stoccolma siamo intorno ai 2.500, con le soste anche 3.000 euro, secondo me ci arriviamo. O cerco un crick da qualche parte, non so quanto costano, vedo se ne trovo uno durante la strada, o me la rischio, che probabilmente, ragazzi, sappiate che opterò per un altro kebab bar, opterò per la seconda soluzione, sa che me la rischio,
poi sperando che non succeda niente, e se dovesse succedere qualcosa, tanto sulla strada sicuramente spero qualcuno lo incontrerò che mi possa aiutare, ovviamente, se mi deve succedere qualcosa, ma speriamo di no. Dai, positività. Qui abbiamo un negozino di 3.000 euro una bicicletta, 3.000 euro una bicicletta. 3.000 euro, ragazzi, una bicicletta elettrica, una bicicletta pieghevole. Però avere una cosa così, ragazzi, questa 1.800 euro. Avere una cosa così per me sarebbe il top del top in camper. Sarebbe davvero il top del top in camper. Poi un cestino dietro per Joker. Potrei visitare anche 3.000 più 1.800 sono 4.800 più poi sono un essere umano, sono mica una banca, più di 5k. Allora, qui praticamente siamo tornati, ragazzi, al centro. Andiamo di qua, andiamo a vedere questa chiesa e poi dopo risaliamo verso la panchina dove eravamo seduti prima. Sì, ci sono degli scorci interessanti. Praticamente di fianco alla casa c'è la chiesa. Ecco, siamo arrivati. Ok, questa è la chiesa. Allora, andiamo di qua, poi faremo il giro intorno a quel monumento e andremo a destra e torneremo verso il centro. Io non so che stile sia questa chiesa, ovviamente io non me ne intendo. Ecco, ad esempio, io la mia domanda, una cosa che mi domanderei è: perché ci sono quelle croci, quelle X? Perché sono state messe lì? Qualcuno sa darmi una risposta? Ovviamente i cani non possono entrare.
Anche qui, vedete, qui ci sono le croci, vabbè, scusate, ho detto una stupidaggine, qui ci sono le croci normali, però quelle di prima, quelli forse sono per estetica, però quelle croci, quelle X messe prima non capisco il significato. Scusate. Tante chiese a Lubecca, ragazzi, tante chiese a Lubecca. Queste a sinistra forse sono le chiese che avevamo visto, che avevamo detto che forse non sapevamo se riuscivamo a vederle oppure no. Noi la torniamo verso il centro della città. Tante chiese a Lubecca. Peccato che sono alle campane in 10 minuti. Questa è una città per chi è credente o per chi è pellegrino che vuole vedere queste cose. Qui secondo me c'è da perdersi un bel po' di tempo, c'è da perdersi più di una giornata con tutte le chiese che ci sono. Joker, destra o sinistra, amore? Sinistra, Joker, tu. Qui cosa abbiamo qui? Vedete, qui c'è un localino, l'hanno creato all'interno di questo che sembra una sorta di tempio, di convento. Birra Moretti anche qua, però non penso che sia italiano come il locale di prima. E poi tutti questi palazzi differenti, guardate, proprio uno diverso dall'altro. Questo mi sembra un po' tipo cosa romana con le colonne, questa inglese, irlandese, quella più moderna con un po' di eleganza, dai. Quello dietro sembra del 1700 e qualcosa. Guardate, sto palazzo è veramente troppo particolare. Troppo particolare, e dovrebbe essere una casa. Adesso ci faccio anche una foto. Ah, qui siamo tornati praticamente nella piazzetta della Fontana dove mi ero messo a sedere prima. Comunque anche qui, amici, 24 minuti. Io direi che questo video, amici, direi che si può concludere qui dalla Fontana, anzi questo secondo video, perché un video di 55 minuti, un'ora forse è troppo lungo, quindi se state vedendo questo episodio andate a vedervi anche quello precedente se non l'avete visto, perché dividerò, vuol dire che l'ho diviso in due, ragazzi. Questo è proprio real life. È venuto un video di un'ora, mi è convenuto di più. Amici, Lubecca, una cittadina che non avevo nessuno spunto, non avevo nessuna informazione, ho acceso la telecamera e ho iniziato a girare, a camminare per il centro della città. Come avete visto c'è un fiume che ci gira tutto quanto attorno, ci sono delle gite in barca che si possono fare, ci sono tanti kebabari, un po' troppi forse, abbiamo visto anche un ristorantino italiano. Che altro dire? Io adesso mi organizzo e valuto se
partire, o meglio quando partire, ragazzi, direzione Capo Nord, diretta da Lubecca a Capo Nord. Racconterò sicuramente le giornate da qui fino alla meta, che sarà poi anche la partenza. Guidare, Joker, cos'è che racconteremo? Che guidiamo. Comunque, se non volete perdervi quello che mi succede, anzi se non volete perdervi, se volete sapere se riuscirò ad arrivare a Capo Nord senza nessun problema, iscrivetevi al canale, perché ragazzi, se ci arrivo dopo faremo Capo Nord Spagna e lì ci sarà da divertirsi. Anche da Lubecca è tutto, noi ci vediamo amici al prossimo video. Ragazzi, si va a Capo Nord, io ci provo.